L'autunno è in costiera, l'aria si fa tagliente, il sole non è più una furia estiva, ma un complice dorato che accende di bronzo le terrazze. Tutto si quieta, tranne il richiamo della strada. Questo per me non è mai stato un itinerario, è una liturgia personale. È qui che accade la vera magia. Tra le pareti rocciose l'orizzonte si apre e si rivela come un eterno, infinito sogno su due ruote. Lascio scorrere la mano sul serbatoio e sento le vibrazioni che mi chiama al prossimo tornante. Questo lembo d'asfalto, stretto e ribelle, tra il cielo e il mare, non mi chiede nulla se non il coraggio di guardare. È l'unica via che, con ogni suo metro, mi collega direttamente, profondamente allo stupore. Insegna più bella del mondo! Siamo a Vietri sul Mare, il punto di accesso occidentale della costiera amalfitana. L'itinerario copre un segmento della strada statale 163. Il tempo a novembre è caratterizzato da un'incidenza di traffico notevolmente inferiore rispetto al periodo estivo. Il percorso inizia immediatamente in salita, con la carreggiata che si restringe, presentando la prima serie di tornanti a raggio ridotto, che sovrastano il Golfo di Salerno. La strada è caratterizzata da una successione di gallerie corte e viadotti a sbalzo, costruiti direttamente lungo il fianco della falesia. È un tratto ad alta intensità di curve cieche, richiedono costante gestione della velocità e dello spazio di manovra. Proseguendo si costeggia il borgo di Cetara, noto centro peschereccio, riconoscibile per la sua insenatura ridotta e la tipica concentrazione verticale di edifici. Si transita rapidamente accanto alla piccola baia di Erchie. Il percorso richiede attenzione continua a causa della larghezza ridotta della carreggiata, che non sempre permette l'incrocio agevole di due mezzi larghi. L'ultima sezione, prima di Maiore, include una galleria più lunga rispetto alla media del percorso. Nel mio itinerario ho incontrato l'anima di questa costiera, i terrazzamenti. Queste gradinate di pietra sono il connubio tra l'ostinazione dell'uomo e la forza della natura. Non sono solo belle, ma vitali, e grazie a queste architetture pazienti che nascono i sapori unici di questo luogo. Pensate al profumo dei limoni, al gusto intenso dell'uva, dell'olio. Ogni frutto è un dono della terra, reso possibile solo dalla saggezza di chi ha saputo trasformare la roccia in terra fertile. Questa strada è un testamento, ogni curva, ogni metro è stato strappato alla roccia viva. Guardatela, non è un percorso naturale, è un'impresa titanica, realizzata con pura tenacia umana, un confine sottile tra l'ingegno dell'uomo e la potenza indomabile del mare. La vista si apre su Maiori. Geograficamente Maiori è distinta per il suo ampio sviluppo orizzontale, ospitando una delle spiagge più lunghe e più ampie di tutta la costiera amalfitana. Il mio amico qui è di casa, è vero? Si gode. Qua è le tue origini sì, mamma sì, mia. E sei cambiato Maiori per stare ad Avigliano. Ognuno ha le sue croci. Lasciata Maiori, la SS 163 passa per Minori e si restringe immediatamente, incuneandosi prepotentemente nella roccia viva. L'asfalto si snoda tra curve cieche e gallerie corte, scavate nella montagna. Lo scenario offre una costante e vertiginosa caduta libera verso il mare blu scuro, con i tetti a strapiombo e i terrazzamenti dei limoni aggrappati ai pendii scoscesi. Il tratto è breve, tecnico e richiede massima attenzione data la larghezza limitata della carreggiata. Dopo l'ultima curva, Atrani appare all'improvviso, un nucleo compatto di case bianche schiacciate tra i due costoni rocciosi che segna la fine di questa intensa sezione di costa. Atrani è il comune più piccolo d'Italia, ma anche il più densamente popolato. Osservate come si svela stretta tra il mare e le pendici dell'imponente Monte Dragone.
Atrani è un borgo di case che si arrampicano sulla roccia e nonostante le sue dimensioni, nel Medioevo fu il cuore pulsante dell'aristocrazia marittima. Qui risiedevano le più potenti e antiche casate aristocratiche, vere dominatrici della vita pubblica del ducato. Per un periodo Atrani splendeva forse di luce ancora più dorata rispetto ad Amalfi. La chiesa di San Salvatore de Birecto era il luogo sacro dell'investitura e della legittimazione per i dogi. Questa galleria è il confine tra Atrani e Amalfi. Amalfi, che meraviglia, un nome che evoca storia, mare, leggenda e ovviamente turismo d'élite. Ci passeremo, vedete? Ci passeremo sopra, senza neanche l'ombra di una sosta. E non per mancanza di desiderio, credetemi, è per la semplice, brutale realtà. Il costo per lasciare qui la nostra moto, il nostro mezzo di trasporto, è a dir poco esoso. È un messaggio chiaro e forte che l'amministrazione lancia a chiunque non arrivi con uno yacht o con un'auto di lusso che possa permettersi tariffe da capogiro. Amalfi ha fatto la sua scelta, una scelta di concentrarsi su turismo che possa comprare l'accesso a questo luogo incantato, escludendo tutti gli altri. Così, a malincuore, siamo solo di passaggio, un fugace saluto a una bellezza che purtroppo è stata blindata. Peccato, Amalfi, un vero peccato. Usciti dal caos di Amalfi ci lanciamo sulla statale 163, procedendo in direzione ovest. Superate in rapida successione le frazioni di Lone e Vettica di Amalfi, la strada si fa subito più sinuosa. Pochi chilometri e incrociamo il bivio che ci porta attraverso Conca dei Marini. Qui il tratto si apre regalandoci uno scorcio incredibile sul mare e un momento di respiro, prima di rientrare nel vivo della costiera. Ancora un breve tratto di curva e strapiombo e ci prepariamo ad affrontare l'ultima deviazione che scende giù verso l'incredibile insenatura che costituisce il nostro Fiordo di Furore! Questo è il Fiordo di Furore, un vero e proprio canyon naturale dove il mare si insinua in profondità della roccia e dominato dall'alto dal ponte ardito. Dalla statale, il borgo dei pescatori con le case aggrappate al dirupo rimane quasi un segmento nascosto lontano dagli occhi e nel cuore della costiera. Questo è uno dei posti più iconici della costiera. A ogni passo ci butti un pezzettino di cuore. Marina di Praia, a Praiano. Questa è l'unica vera insenatura che offre un approdo a Praiano, un luogo dove l'architettura della natura supera l'immaginazione. La baia è incorniciata da imponenti pareti rocciose che discendono verticalmente fino a toccare le acque cristalline della costiera amalfitana. L'acqua qui è di una trasparenza assoluta, riflettendo le sfumature d'azzurro intenso al blu cobalto. La spiaggia è un tappeto di ciottoli misti, plasmato dall'eterno moto delle maree. A vegliare su questo scenario si erge maestosa l'antica Torre a Mare, un tempo baluardo e invece oggi testimone silenzioso di secoli di storia marittima. In questa cornice naturale pulsa la vita del borgo. La baia è il punto d'incontro dove l'energia del mare si unisce alla tradizione dei pescatori. Lontano dalle masse estive, specialmente con l'arrivo di questi mesi autunnali, l'atmosfera si trasforma. In questo periodo i colori cangianti della stagione si riflettono sulle rocce e sono proprio i pescatori e la gente del posto a riappropriarsi di questi luoghi, infondendo un'autentica tranquillità. È il crocevia perfetto per esplorare le meraviglie nascoste, il punto ideale da cui raggiungere le affascinanti grotte marine e le calette segrete lungo la costa. Marina di Praia, qui il fascino della costiera si vive appieno in ogni suo respiro. Mentre la sera scende e il buio avvolge la costiera, è il tempo di rientrare. Ci fermiamo a Salerno, dove l'imponenza del Duomo ci regala l'ultima intensa visione e la degna, maestosa conclusione di questa giornata indimenticabile.